La MTA è stata fondata da mio nonno, Antonio Falchetti, e praticamente ha vissuto a Genova fino al periodo della guerra. Era un tecnico da Stigler Otis che montavano gli ascensori e anche tutti i montacarichi sulle navi. Infatti mio nonno aveva fatto il militare a Napoli e nell'aeronautica e durante la guerra è stato spostato all'aeroporto di Milano. Siccome lui era a Milano e Genova la bombardavano, allora decise di spostare la famiglia, mio papà, mio zio e sua moglie, a Codogno. Poi, come tante persone di quell'epoca del dopoguerra, nacque in lui la voglia di creare qualcosa per se stesso e per la famiglia, e quindi nel 1954 appunto fondò la Meccanotecnica Codognese. All'epoca non aveva le idee chiarissime di cosa avrebbe fatto, voleva fare, siccome c'era bisogno di tutto in Italia, voleva fare qualcosa di tecnico e quindi una volta che era dall'elettrauto notò quanti fusibili venivano bruciati in una vettura, perché allora gli impianti elettrici erano molto basici, e quindi mi pensò faccio i fusibili. La sede nel 1954 era una piccolissima sede. Poi ci fu un'inaugurazione della sede che restò fino all'83 nel 1966. In questa sede iniziò a lavorare anche mio papà Umberto, che si era laureato in ingegneria, e a seguire mio zio Giuseppe. Quindi c'era mio nonno, mio papà e mio zio che portarono avanti questo discorso e iniziarono le prime forniture all'Alfa Romeo di Arese e quindi la prima creazione dei primi componenti elettrici, insomma, le scatole portafusibili. Nell'83 poi, quando era già sotto la direzione di mio papà Umberto, la sede venne spostata nell'attuale, dove ci troviamo adesso, nell'attuale zona sempre di Codogno. Venne acquistato un terreno estremamente grosso per l'epoca, perché erano quasi 100.000 metri quadri, e la prima sede qui erano solo 9.000 metri quadri, però è stato propedeutico poi a tutta la crescita e lo sviluppo che avvenne in seguito, fino ad arrivare agli attuali quasi 40.000 metri quadri coperti. Iniziai a lavorare anch'io qua in MTA nell'89, però in effetti il lavoro vero è iniziato nell'89, ma la presenza dell'MTA all'interno della famiglia c'è sempre stata. Ho sempre sentito parlare dell'MTA, delle problematiche e di tutto quello che nasceva, e mio papà che tornava a casa preoccupato per certe attività, e comunque ne parlavo anche con mio nonno, perché eravamo nel podere toscano di mia nonna e stavamo guardando un trattore, era un trattore cingolato. Adesso ero piccolino, mi sembrava un trattore enorme, stava andando, c'era questo rumore fantastico, questo rumore stava facendo andare mi sembra una pompa. A un certo punto ci fu uno sbuffo di vapore, io nel momento non avevo capito che era vapore, pensavo avesse preso fuoco il trattore. Mi ricordo che salì velocemente, ero già in grado di spegnere, ho spento il trattore e sono sceso. Che mio nonno si avvicinò e mi spiegò che non era preso incendio, ma era il tappo radiatore che non aveva funzionato, e quindi mi spiegò come funzionava il tappo radiatore, che c'era il tappo, l'acqua, la pressione. Mi ricordo ancora benissimo, praticamente mi ricordo i miei primi rudimenti sul funzionamento del tappo radiatore me li dette mio nonno che avevo 6-7 anni, insomma. Nell'83, in quegli anni, fornivamo l'Alfa Romeo, poi l'Alfa Romeo venne acquistata dalla Fiat e quindi iniziarono le nostre forniture anche con la Fiat. La nostra internazionalizzazione è nata con l'internazionalizzazione della Fiat, perché nel momento in cui la Fiat è andata a produrre in Brasile, alcuni dei nostri componenti vennero montati sulle vetture brasiliane, quindi per noi fu una cosa positiva, perché i componenti prodotti in Italia li spedivamo in Brasile. Purtroppo questa vendita durò poco, perché chiaramente un fornitore brasiliano copiò il nostro componente e lo produsse lui direttamente per la Fiat Brasile. A quel punto capimmo che se volevamo seguire le case automobilistiche in giro per il mondo, dovevamo anche noi produrre dove il cliente produceva. Decidemmo di iniziare a pensare di avere una MTA in Brasile, e questa nacque oramai 30 anni fa. E da lì poi c'è stata l'estensione a tutte le altre, con le stesse motivazioni, a tutte le altre MTA. Io iniziai a lavorare qua appunto nell'89. Il primo lavoro che chiese mio padre di fare era quello di progettare noi componenti, perché allora prendevamo il disegno della casa automobilistica e lo industrializzavamo, non avevamo un ufficio di progettazione.
e fu una scelta vincente, perché in effetti poter proporre al cliente un ciclo completo, cioè la progettazione, l'industrializzazione, la produzione, il collaudo, il laboratorio, eccetera, è un di più che il cliente apprezza. Noi producevamo i fusibili e i fusibili andavano nelle scatole portafusibili, e quindi aveva detto facciamo tutto quello che è legato alla trasmissione della corrente. Quindi partendo dalla batteria abbiamo fatto il morsetto batteria, le scatole portafusibili, i fusibili che avevamo già, tutti i terminali e i connettori. Con l'avvento dell'elettronica non avevamo nulla di elettronico internamente, era un po' tardi pensare di partire da zero con la progettazione e la produzione di componenti elettronici, e quindi decidemmo di acquisire una ditta che già produceva componenti. Quest'anno sono 70 anni dalla nascita dell'MTA, siamo nel 2024. Qualche giorno fa leggevo cosa aveva scritto mio papà per un'altra data importante, i primi 40 anni dell'MTA. E quindi diceva che i primi 40 anni c'era arrivata l'MTA e sperava che qualcuno portasse avanti questa attività anche per i successivi 40 anni. All'interno dell'MTA c'è già la quarta generazione e mi auguro che la quarta generazione possa proseguire questa strada e portare l'MTA non solo agli 80 anni, ma proseguire anche sui 100 anni. Insomma.